Siamo molto contenti di questo importante convegno che si è svolto a Mantova. Reviprof, dopo 25 anni di attività, ha ritenuto importante aderire a questo network internazionale che si chiama appunto Moore Stephens, e in occasione di questa importante adesione a questo network a livello mondiale abbiamo pensato di strutturare un convegno che potesse affrontare un argomento che le aziende devono affrontare nei prossimi mesi. Il tema riguardava i nuovi principi contabili che cambieranno sia i principi per redigere il bilancio di esercizio sia le impostazioni contabili e che hanno impatti sia per la contabilità che per la parte fiscale. Diciamo che questo convegno, oltre a essere stata l'occasione sostanzialmente per dare il benvenuto a Reviprof, è stata anche un'occasione di aggiornamento, devo dire molto preziosa, perché su una tematica molto difficile che è quella dei nuovi principi contabili e dei riflessi fiscali e anche civilistici evidentemente sul bilancio, ha dato degli spunti veramente interessanti da parte di gente estremamente qualificata come il professor Pisoni e il signor Tosoni, quindi devo dire è stata un'esperienza indubbiamente molto utile, credo, a tutti i partecipanti del convegno. Ci siamo occupati delle norme fiscali che per la verità non sono ancora emanate, ma che lo saranno presto grazie ad un emendamento che è uscito, che è stato presentato dal governo sul decreto milleproroghe. Questo provvedimento cercherà di adeguare la nuova normativa in materia di bilanci sotto il profilo dei principi contabili alla normativa fiscale. La cosa più importante che riguarda le imprese è che queste modifiche fiscali alla legge sulla determinazione del reddito d'impresa non deve portare però ad un aumento di gettito, quindi si deve rispettare la cosiddetta invarianza fiscale. I bilanci di esercizio si modificano a partire dal 2016 per effetto dell'introduzione anche da noi di modifiche che derivano a livello europeo, e quindi gli operatori da quest'anno devono fare i conti con una nuova modalità di redazione sia degli schemi che delle valutazioni di bilancio, in un momento in cui cambiano anche dei principi generali di bilancio in rapporto alle diverse tipologie di imprese. La disposizione delle novità sui bilanci va inquadrata in un contesto di novità più generali e sono novità a tutto campo, nel senso che riguardano sia la riforma della legge fallimentare con l'introduzione della procedura di allerta che la nuova relazione di revisione che obbliga a vedere l'azienda e esaminare l'azienda sotto il profilo della continuità aziendale. Sono due passaggi chiave che richiamano idealmente tutte le disposizioni della nuova direttiva e delle norme di attuazione sui bilanci affinché l'azienda possa essere conosciuta non solo in un aspetto contestuale ma anche evolutivo.